Questo che quando che la neve d'inverno era così alta che non si riusciva più. Mi ricordo il mio capitano, mi diceva il mio capitano, non ce la faccio più, non ce la fa lei, può pensare io. In Albania a partire ero solo, disordine, era disordine, mancava il cannone, mancava la munizione. In Albania, l'Albania è stato un po', ma anche le armi erano un po' a terra. Oh, mancava la munizione. Io mi ricordo che avevo la mitraglia, era un fastidio che non c'è più la munizione. Tutto lì a fare. Non c'erano paesi, erano tutte casette, una qui, una là, perché loro là, anche la gente, erano tutte capanne, tutte a qualche modo. Nella ritirata, gli italiani li rubavano la casa, la loro casetta, poveretti. E io dicevo, ma lasciateli stare. Ma come si fa, non lo so. Ricordo una che aveva 3 bambini e l'aveva buttata fuori della capanna. Dico, ma cosa state facendo? Dico, siamo noi che dobbiamo uscire, non loro. Queste ragazzine, sta casettina. Guarda lì a Nikolajevska erano molto a terra, non avevano niente, anche loro. C'era il frumento, saranno stati centinaia di quintali di frumento. Loro là lo ammocchiavano, ma addirittura lungo 100 metri e largo 50 metri. I nostri mi dicevano, mandateli a casa. E io ho detto al mio capitano, dico, mandi il frumento a casa con le mani? Immaginate, lì ce n'era uno che non so come aveva fatto, aveva trovato la macchina per macinarlo, però mandava a casa il seme, lo mandava a casa, però dopo non l'ho più visto. So che l'abbiamo abbandonato e non l'abbiamo più visto. Oh, che bello a vedere che roba. Dico, se fossi qui italiani a vedere tutto questo frumento. Ecco, lì c'era da caricare la roba, non c'era il treno, merci, no? Si riusciva ad andare a caricarlo, bisognava andare con i cavalli e i carretti. C'era cannoni, c'era, ma loro là
i russi che sembravano una nazione, invece avevano tanto. Io la prima volta che ho visto i cannoni, proprio i cannoni, erano russi, erano lunghi 30-40 metri su questo carro armato. Le dico al mio capitano, ma guarda lì, ah sì, ce ne sono anche di più rossi, diceva. Però andavano piano, non come quei piccoli che erano un po' come le macchine, quelli lì, che bestioni. So che ci hanno sparato i nostri e l'hanno colpito, infatti l'hanno fermato, un bestione enorme. Siamo entrati, c'erano i morti, perché anche loro all'inizio non erano molto preparati, ma dopo, specialmente i russi, la Katyusha, quella artiglieria piccola così, ne avevano una quantità. Insomma, se c'era, diciamo, una battaglia qui, arrivavano magari 30-40 colpi tutti assieme, arrivavano, i morti erano tanti. Abbiamo fatto un anno e più di un anno, perché dopo io sono andato all'ospedale, perché mi hanno tagliato i piedi, congelato, mi hanno tagliato là. Però in generale la maggioranza del battaglione non è più tornato vivo, è tornato o all'ospedale o morto. Ricordo un militare che si è messo a gridare, che piangeva perché anche lui voleva venire in Italia e ce n'erano anche altri e non si riusciva a portarli. Però qualcosa era fatto. A un certo punto noi lì non avevamo più da mangiare. Non c'era più pane, non c'era più... Sì, c'era ma... E mi ricordo che arrivavano le donne con 2 o 3 bambini, anche loro a chiedere qualcosa. Ma a un certo punto era difficile, insomma. Nella ritirata è stato un po' un disastro, perché lei andava in un punto, andava e trovava i russi. Se andava in un altro trovavo italiani, ma non c'era, insomma, c'era la neve così alta che non si riusciva. Era uno spavento. Io ho mai visto, io sono riuscito a trascinarmi, però è stata dura. Mi ricordo che siamo arrivati lì a Nikolaevka, siamo arrivati, c'è una chiesetta lì, mi ricordo, c'è un paesino di capanne, e da lì avevamo avuto un po' di ristoro, ci davano qualcosa e siamo partiti per l'Italia.
perché la polizia quelli che potevano li avevano caricati e li portavano via, però mancava sempre i mezzi, perché anche i camion partivano di là per Boedie, da Nicolaiesca, venendo in Italia, e non arrivavano. Ma perché, dicevamo noi, non arrivano i nostri compagni? Li uccidono, perché c'erano i partigiani, c'erano diversi partigiani che li aspettavano. Sono arrivato alla stazione a piedi nudi, qui. Nessuno che mi aiutava, perché i miei non sapevano che arrivavo quel giorno lì. A un certo punto arrivo a Bergamo, da Vercelli a Bergamo, da Bergamo a San Giovanni, e mi hanno portato a San Giovanni. A San Giovanni mi hanno portato un mulo, non sapevo neanche dove andare, poi arriva uno, mi fa a Pianca, e difatti sono arrivato su a casa mia, siccome che lì c'era l'osteria ai tempo. Erano una ventina di persone, tutte a ricevermi lì, a portarmi da mangiare. Si viveva malamente, perché non c'era niente. So che noi mangiare ce n'era poco e poi non c'era. È stata una brutta fine la nostra. Prima dei piedi ero rimasto ferito con fucile, proprio il fucile. Avevo preso una fucilata nel piede. Non ha preso l'osso con la carena. So che mi erano curato con Pagliavela e ero rimasto lì, Ma come dico, io ho perso. Ho detto al mio capitano, porco cane, dico no, non mi sento più, e gli è stato il cannone, dice il mortaio. Mio cugino è morto in guerra. Proprio gli ultimi giorni ha preso un colpo direttamente nel cuore. Il fucile 91 era molto in gamba, era grande, non era piccolo come gli ultimi che avevano dato. Ma loro là ci volevano anche la munizione adatta. Sì. Era preciso, anche a distanza, era molto preciso. Quello che tenevamo da conto come servizio, diciamo, non di artiglieria,
Però lavorava bene perché se lei puntava era sicuro che un pochino più uno li colpiva. Io spero che di guerre non ne facciano più, perché a fare una guerra ci vanno anche i mezzi, non solo così